Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Oggi voglio condividere un'idea che può davvero migliorare la tua vita. Il libro di cui parliamo è 12 Rules for Life di Jordan Peterson. Leggere è uno dei modi migliori per crescere come persona. Perché? Perché i libri contengono molti anni di esperienza e riflessione profonda di persone che hanno studiato la vita con attenzione. Invece di imparare tutto nel modo più difficile, puoi capire lezioni importanti molto più velocemente. Leggere un libro intero può richiedere molto tempo, ma in questo video ascolterai le idee principali in modo semplice, chiaro e facile. Queste idee possono cambiare il modo in cui pensi, il modo in cui agisci e il modo in cui vedi te stesso. Il tempo è molto prezioso. Tutti abbiamo 24 ore al giorno, ma il modo in cui usiamo quelle ore decide il nostro futuro. Quindi resta fino alla fine. Condividerò 12 regole potenti che possono aiutarti a costruire una mentalità forte, aumentare la tua sicurezza e muoverti verso una vita migliore. Questo video ti aiuterà anche a migliorare il tuo italiano. Quando ascolti idee significative, impari nuove parole, capisci pensieri più profondi e inizi a pensare in italiano. Questa pratica può migliorare le tue capacità di parlare e renderti più sicuro. Prima di iniziare, iscriviti così non perderai le prossime lezioni. Metti mi piace se ti piacciono i riassunti semplici dei libri e, alla fine, scrivi nei commenti la tua regola preferita. Ora iniziamo con la prima regola. Regola numero 1. Stai dritto con le spalle indietro. Cosa significa davvero? Non riguarda solo la postura del corpo, riguarda la fiducia, la forza interiore e il rispetto per te stesso. Quando stai dritto, mostri a te stesso e agli altri che sei pronto ad affrontare i problemi della vita. Perché è importante? Gli studi dimostrano che il modo in cui ci muoviamo e stiamo in piedi influenza come ci sentiamo. Se cammini con la testa bassa ed eviti di guardare le persone, puoi iniziare a sentirti insicuro o debole. Ma se stai dritto, guardi avanti e cammini con sicurezza, anche la tua mente diventa più forte. Le persone di solito rispettano chi appare calmo e sicuro di sé. Pensa a 2 persone che vanno a un colloquio di lavoro. La prima entra con la schiena curva, guarda il pavimento e parla a voce molto bassa. Il selezionatore può pensare che questa persona non sia sicura di sé. La seconda entra stando dritta, sorridendo, guardando negli occhi e parlando chiaramente. Il selezionatore può vedere una persona sicura e preparata. Chi pensi che farà un'impressione migliore? Come puoi usare questa regola ogni giorno? Ogni mattina stai davanti allo specchio. Fai un respiro profondo, porta le spalle indietro, di a te stesso: sono forte, sono sicuro, posso affrontare la mia vita. Quando esci, tieni la testa alta.
Guarda le persone, sorridi, non farti piccolo per paura. Prendi il tuo posto nel mondo con sicurezza. Questa piccola abitudine può cambiare lentamente come ti senti, migliorare le tue relazioni e persino aiutarti ad avere successo. Regola 2. Prenditi cura di te stesso come ti prenderesti cura di una persona che ami. Molte persone sono gentili e disponibili con gli altri, ma molto dure con se stesse. Sostengono gli amici, danno consigli e aiutano la famiglia. Ma quando si tratta della loro vita, ignorano i propri bisogni. Se un tuo amico fosse malato, gli diresti di riposare, mangiare sano e andare dal medico. Ma quando sei stanco, stressato o triste, ti tratti con la stessa attenzione. La maggior parte delle persone no, dimenticano la propria salute e felicità. Per questo motivo restano in cattive abitudini, situazioni poco sane e in una continua autocritica. Immagina che il tuo migliore amico si senta confuso e voglia rinunciare ai suoi sogni. Gli diresti: «Sei inutile, non avrai mai successo». Certamente no. Gli ricorderesti i suoi punti di forza e lo incoraggeresti a non mollare. Ma quando tu fai un errore, cosa dici a te stesso? Molte persone parlano a se stesse in modo molto negativo. La soluzione è semplice. Inizia a trattarti con rispetto e gentilezza. Prenditi cura del tuo corpo. Mangia in modo sano, dormi abbastanza e fai attività fisica regolarmente. Prenditi cura della tua mente. Stai lontano da persone e ambienti che disturbano la tua serenità. Dedica tempo a imparare cose nuove, a leggere e a sviluppare le tue capacità. Quando inizi a trattarti meglio, anche la tua vita migliora lentamente. Regola 3. Scegli amici che vogliono davvero il tuo successo. Le persone che ti circondano influenzano molto la tua vita. Se passi tempo con persone negative o pigre, il loro atteggiamento influenzerà anche te. Ma se stai con persone positive e lavoratrici, ti sentirai più motivato a migliorare. L'ambiente in cui vivi forma il tuo modo di pensare. L'energia passa da una persona all'altra. Quando i tuoi amici hanno grandi obiettivi e lavorano con impegno, anche tu vorrai crescere. Ma se le persone intorno a te si lamentano sempre e trovano scuse, lentamente diminuiranno la tua fiducia. Pensa a 2 gruppi di amici. Il primo gruppo passa il tempo a lamentarsi, a parlare male degli altri e a dare la colpa agli altri. Evitano le responsabilità e ridono dei tuoi sogni. Il secondo gruppo ti sostiene, ti incoraggia e si rallegra dei tuoi progressi. Quale gruppo ti aiuterà a costruire un futuro migliore? La risposta è chiara. Rimani vicino alle persone che ti fanno crescere. Allontanati poco a poco dalle relazioni che portano negatività nella tua vita. Cerca mentori. Leggi buoni libri. Passa tempo in luoghi che ti ispirano. Ricorda, diventi simile alle persone con cui trascorri più tempo.
Per questo scegli con attenzione il tuo gruppo. Regola 4. Confrontati con il tuo passato, non con gli altri. Oggi molte persone confrontano la propria vita con quella degli altri, soprattutto sui social media. Vedono foto di viaggi, successo e oggetti costosi. Poi iniziano a sentirsi infelici. Pensano: perché la mia vita non è così? Ma confrontarti con gli altri spesso ti ruba la gioia e la motivazione. Ognuno ha una storia diversa, problemi diversi e opportunità diverse. Quando ti paragoni a qualcun altro, dimentichi i tuoi progressi. La domanda importante non è: sono migliore di loro? La domanda giusta è: sono migliore di ieri? Immagina due persone. La prima si sveglia e controlla subito i social media. Vede persone di successo e si sente scoraggiata. Pensa che non arriverà mai a quel livello. La seconda persona si chiede: quale piccolo miglioramento posso fare oggi? Cosa ho imparato ieri? Chi crescerà di più? La seconda persona, perché si concentra sul proprio percorso. Pensa a due studenti che imparano l'italiano. Il primo guarda persone fluenti online e pensa: il mio italiano è terribile. Perde la speranza e smette di praticare. Il secondo pensa: la settimana scorsa conoscevo solo poche parole. Oggi posso fare una frase. Questo studente è orgoglioso dei piccoli progressi e continua a migliorare passo dopo passo. La differenza è semplice. Una persona guarda gli altri, l'altra guarda la propria crescita. Come puoi applicare questa regola? Ogni giorno scrivi un piccolo miglioramento che hai fatto. Anche un piccolo passo avanti è sempre un progresso. Smetti di misurare la tua vita in base a ciò che vedi online. Ognuno avanza a una velocità diversa. Se migliori un po' ogni giorno, nel tempo questi piccoli passi porteranno grandi risultati. Quando ti concentri sul tuo percorso, ti senti più forte, più calmo e più sicuro. Regola 5. Non permettere comportamenti che in futuro ti faranno sentire insoddisfatto. Questa regola non riguarda solo l'educazione dei figli, parla di disciplina, rispetto e responsabilità per le proprie azioni. Quando ai bambini non vengono insegnate regole chiare, spesso crescono con molte difficoltà. Se un bambino può comportarsi male, ignorare i limiti e non affrontare mai conseguenze, non impara l'autocontrollo. Da adulto può avere problemi a gestire le emozioni, a concentrarsi o ad accettare critiche. Questa idea vale anche per te. Se ti permetti di seguire ogni desiderio senza controllo, potresti creare problemi per il tuo futuro. Pensa alle tue abitudini quotidiane. Dormire troppo, rimandare compiti importanti, passare ore sui social media, evitare l'esercizio fisico o non migliorare le tue competenze. Se continui così senza correggerti, costruirai lentamente una vita che non ti soddisfa.
Immagina un giovane che non ha mai imparato la disciplina. Nessuno lo ha aiutato a correggere i suoi comportamenti. Da adulto arriva sempre in ritardo al lavoro, si arrabbia facilmente e non accetta responsabilità. Dà la colpa agli altri per i suoi errori. A causa di queste abitudini perde opportunità e si sente frustrato. Le sue azioni quotidiane creano una vita infelice. Ora immagina un altro giovane che ha imparato la disciplina presto, si sveglia in orario, ammette quando sbaglia, controlla le sue emozioni e resta concentrato sui suoi obiettivi. Lavora con costanza e si assume le sue responsabilità. Con il tempo guadagna fiducia, costruisce relazioni forti e crea una vita stabile. Chiediti: quali abitudini sto permettendo oggi che potrebbero danneggiare il mio futuro? Inizia a costruire autodisciplina passo dopo passo. Se sai che qualcosa ti fa male, riducila o eliminala. Passa tempo con persone che sostengono buone abitudini e crescita personale. Il tuo futuro è costruito dalle tue scelte quotidiane. Assicurati che ti stiano portando nella direzione giusta. Regola 6. Metti in ordine la tua vita prima di cercare di sistemare il mondo. Molte persone danno la colpa a fattori esterni per i loro problemi. Si lamentano del governo, del lavoro, della società o della sfortuna. Ma prima di provare a cambiare il mondo, devi mettere in ordine la tua vita. Se la tua vita personale è disorganizzata, come puoi migliorare qualcosa di più grande? Alcuni dicono che la vita è ingiusta e che nulla funziona bene. Parlano dei problemi per ore, ma non fanno passi concreti per migliorare la loro situazione. Le lamentele non portano progresso. L'azione sì. Immagina due amici. Il primo dice spesso: «Non ho soldi. Le persone di successo sono solo fortunate. Il sistema è ingiusto». Ma non studia nuove competenze, non cerca opportunità migliori e perde tempo ogni giorno. Il secondo amico sceglie una strada diversa. Invece di lamentarsi, si concentra sul proprio miglioramento. Impara cose nuove, sviluppa abilità e si assume la responsabilità del suo futuro. Dopo alcuni anni, il secondo va avanti, mentre il primo resta fermo, continuando a dare la colpa agli altri. Invece di accusare qualcuno, chiediti quale piccolo cambiamento puoi fare oggi. Migliora le tue abitudini, metti in ordine il tuo spazio, gestisci meglio il tuo tempo, accetta la responsabilità delle tue azioni. Nel momento in cui smetti di dare la colpa al mondo esterno e inizi a lavorare su te stesso, il vero cambiamento comincia. Regola 7. Scegli ciò che ha significato, non ciò che è semplicemente facile. Molte persone preferiscono l'opzione più semplice, cercano ricompense veloci, soldi facili e soluzioni rapide. Ma la vera crescita arriva facendo ciò che conta anche quando è difficile.
È normale voler risultati senza sforzo. Alcuni vogliono successo senza lavorare, un corpo in forma senza fare esercizio, o parlare italiano senza pratica quotidiana. Ma le cose più importanti nella vita richiedono tempo, pazienza e impegno costante. Immagina due strade. La prima è liscia e facile. Non ci sono grandi sfide né fatica, ma alla fine non c'è molto miglioramento e nessuna vera soddisfazione. La seconda strada è più difficile, richiede disciplina, studio e pazienza. Però alla fine porta progresso, fiducia e vero successo. Molti scelgono la comodità perché dà piacere nel momento, ma chi accetta la difficoltà per uno scopo più grande cresce di più. Pensa a due studenti che imparano l'italiano. Il primo guarda solo video facili e non pratica mai parlare, evita gli errori e resta nella sua zona di comfort. Dopo un anno si sente ancora insicuro. Il secondo studia ogni giorno, parla anche quando sbaglia, legge, ascolta e continua a esercitarsi. Dopo un anno parla con molta più sicurezza. La differenza è evidente. Non cercare un successo veloce, concentrati su un miglioramento costante. Prima di prendere una decisione, chiediti: questa scelta ha significato oppure è solo comoda? Ricorda che i risultati importanti arrivano con impegno e pazienza. Una vita migliore si costruisce scegliendo ciò che conta, anche quando è difficile. Regola 8. Di la verità, o almeno evita di mentire. Alcune persone mentono agli altri, alcune mentono persino a se stesse. Lo fanno perché hanno paura della verità. Vogliono evitare responsabilità o proteggere la propria immagine, ma ogni bugia crea più problemi col tempo. L'onestà costruisce un carattere forte e una vera fiducia in se stessi. Se non sei sincero, diventa difficile rispettarti. Una bugia può risolvere un problema per un breve momento, ma poi spesso porta stress e confusione. Immagina due dipendenti nella stessa azienda. Il primo è onesto. Quando commette un errore, lo ammette e lavora per correggerlo. Le persone si fidano di lui perché sanno che parla apertamente. Il secondo nasconde i suoi errori e dà la colpa agli altri. Trova scuse per proteggersi. Col tempo le persone smettono di fidarsi di lui. A lungo termine, chi avrà successo? La persona onesta. Perché fiducia e responsabilità creano un successo duraturo. Sii onesto con te stesso. Se non stai dando il massimo, ammettilo e migliora. Sii onesto anche con gli altri. Se dire tutta la verità è difficile, almeno scegli di non mentire. Una vita forte e stabile si costruisce su verità, fiducia e responsabilità. Regola 9. Credi che la persona che stai ascoltando possa sapere qualcosa che tu non sai. Molte persone amano parlare,
ma non ascoltano davvero. Pensano di capire già tutto, quindi non prestano attenzione agli altri. Ma ogni persona ha esperienze e lezioni diverse. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Ascoltare ti aiuta a crescere. Quando credi di sapere tutto, smetti di migliorare. I buoni ascoltatori sono rispettati perché fanno sentire gli altri importanti e compresi. A volte la soluzione a un tuo problema può arrivare dal consiglio o dalla storia di qualcun altro. Immagina due persone che vogliono entrambe avere successo. La prima pensa di sapere già abbastanza, ignora i consigli e non cerca di imparare dagli altri. Quando fallisce, dà la colpa agli altri. Dopo un anno ha fatto pochi progressi. La seconda persona sceglie un'altra strada, ascolta attentamente, fa domande e impara da persone diverse. Quando commette errori si adatta e riprova. Dopo un anno ha acquisito più conoscenze, competenze più forti ed è più vicino ai suoi obiettivi. Il messaggio è semplice: ascolta, impara e usa ciò che impari. Le persone che restano aperte mentalmente continuano a migliorare. Quelle che rifiutano di ascoltare spesso restano ferme. Quando parli con gli altri, cerca di ascoltare più di quanto parli. Sii curioso, sii pronto a imparare. Ogni persona che incontri può sapere qualcosa che può aiutarti. Regola 10. Parla chiaramente e usa parole semplici e precise. Molte persone parlano in modo vago e confuso, non spiegano bene i loro pensieri e questo crea incomprensioni. Un linguaggio chiaro ti aiuta a capire meglio i tuoi problemi e i tuoi obiettivi. Quando descrivi un problema in modo chiaro, puoi trovare una soluzione più velocemente. Quando parli chiaramente, le persone si fidano di più di te. Quando stabilisci obiettivi chiari, aumenti le possibilità di raggiungerli. Pensa a un medico. Se un medico dice «non ti senti bene», non è molto utile, ma se dice «hai un'infezione e hai bisogno di questo farmaco», il paziente capisce cosa fare. Parole chiare portano ad azioni chiare. Lo stesso vale nella vita. Se dici «la mia vita è un disastro», è troppo generico, ma se dici «perdo troppo tempo e ho bisogno di un piano quotidiano», allora sai cosa devi cambiare. Sii specifico riguardo ai tuoi obiettivi. Invece di dire «voglio avere successo», di «studierò un'ora ogni giorno e migliorerò le mie competenze». Quando parli dei tuoi sentimenti, sii chiaro. Invece di dire «mi sento male», di «mi sento stressato perché non dormo abbastanza». Parole chiare portano a pensieri chiari. Più sei preciso quando parli, più diventa facile prendere il controllo della tua vita. Regola 11. Non impedire ai bambini di correre piccoli rischi sicuri. Questa regola riguarda il coraggio e la crescita.
Molte persone vogliono sentirsi sempre al sicuro, cercano di evitare ogni rischio e ogni situazione difficile, ma senza un po' di rischio non c'è vero apprendimento. I bambini crescono provando cose nuove, cadono, fanno errori e riprovano. Anche gli adulti imparano allo stesso modo. Se eviti sempre le situazioni difficili, non costruirai fiducia in te stesso né forza. Immagina due giovani uomini. Il primo sceglie sempre ciò che è sicuro, evita di parlare in pubblico, evita nuove opportunità, evita compiti difficili. Con il tempo diventa più timoroso e dipende dagli altri per prendere decisioni. Il secondo accetta piccoli rischi, inizia nuovi progetti anche se potrebbe fallire. Parla anche quando è nervoso, impara competenze che lo mettono alla prova. Lentamente diventa più forte e indipendente. Chi migliorerà di più? Il secondo uomo. Cresce perché affronta le sfide invece di evitarle. Pensa a qualcuno che si trasferisce in una nuova città o in un altro paese. All'inizio tutto sembra scomodo. Forse non conosce la lingua o nessuno lì, ma affrontando questi problemi diventa più sicuro e capace. Ora confrontalo con qualcuno che non esce mai dalla propria zona di comfort. Può sentirsi al sicuro, ma non cresce molto. Non scappare dalle sfide. La crescita inizia quando esci da ciò che è facile. Se fallisci, impara e riprova. Gli errori fanno parte del progresso. Prendi rischi intelligenti e continua ad andare avanti. Ogni sfida che affronti ti rende più forte. Regola 12. Cerca piccoli momenti di pace durante i momenti difficili. La vita non è sempre facile. Ci saranno stress, tristezza e problemi, ma anche nei giorni difficili ci sono piccoli momenti positivi. Una bevanda calda, la luce del sole al mattino, una parola gentile o una passeggiata tranquilla possono portare conforto. Queste piccole cose ti ricordano che la vita ha ancora bellezza. Immagina due persone che stanno attraversando un periodo difficile. La prima si concentra solo sul dolore e sui problemi. Si sente senza speranza e stanca. La seconda ha anche lei difficoltà, ma nota i piccoli momenti positivi. Ascolta musica, guarda il tramonto o si gode una pausa tranquilla. Questi momenti semplici le danno la forza di continuare. Chi si riprenderà più velocemente? La seconda persona, perché vede la luce anche nei momenti bui. Molte persone di successo hanno affrontato difficoltà serie, fallimenti, perdite o momenti duri. Ciò che le ha aiutate ad andare avanti è stata la loro capacità di trovare piccoli motivi per restare speranzose. Pensa a uno studente che sta imparando l'italiano e si sente frustrato. Un giorno capisce alcune frasi in un film. Quel piccolo successo gli dà la motivazione per continuare a studiare. Le piccole vittorie creano nuova energia. Non importa quanto la vita sembri difficile,
Cerca momenti semplici di calma. Fermati un attimo. Respira lentamente. Nota le cose positive intorno a te. Anche nei momenti difficili, qualcosa di buono esiste ancora. Questa mentalità ti aiuta a restare forte. La vita non è mai stata facile, ma hai sempre una scelta. Puoi restare lo stesso, lamentarti e trovare scuse, oppure puoi agire e costruire la vita che desideri. Nessuno verrà a sistemare la tua vita al posto tuo. Se vuoi fiducia in te stesso, successo e felicità, devi lavorare per ottenerli. Le persone rispettano chi si assume la responsabilità, ascoltano chi parla chiaramente, ammirano chi affronta le sfide e continua a crescere, e ricordano chi resta positivo anche nei momenti difficili. Chiediti: che tipo di persona vuoi diventare? Continuerai a ripetere le vecchie abitudini o userai queste lezioni per migliorare? Se vuoi un futuro migliore, inizia oggi. Parla chiaramente, affronta le sfide, nota le piccole cose che rendono la vita significativa. La tua vita dipende dalle tue scelte. Se decidi ora di prendere il controllo, puoi avanzare passo dopo passo verso un futuro più luminoso. Fai una sola azione oggi. Il futuro appartiene a chi è pronto a lavorare per ottenerlo. Se questo messaggio ti ha ispirato, condividi nei commenti quale lezione ti ha aiutato di più. Metti like a questo video se vuoi vedere altri contenuti come questo. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.